Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video vi mostrerò come fare il pomodoro perfetto per la pizza napoletana. Ma prima di cominciare iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò un video. Alcuni di voi mi hanno chiesto come fare il pomodoro, nello specifico Pietro Spinelli mi ha scritto: mi piace troppo quel colore tenue tendente all'arancione che dai al pomodoro. Mentre invece Ed Informatica mi ha scritto: potresti fare un video su come fare la salsa di pomodoro? Ed ecco ciò che mi avete chiesto. Per realizzare la salsa di pomodoro perfetta avrete bisogno perlomeno di un passino. Ovviamente avrete bisogno di pomodori pelati e non passati, che andranno messi nel passino. Poi con lo stesso cucchiaio provate a schiacciarli. Il passino ha una maglia abbastanza fitta, per cui non passeranno i semi e soprattutto la buccia. Questo metodo è valido, ma è un po' lento, in quanto quando schiacciate non potete farlo con estrema forza, altrimenti romperete il passino. Alla fine dell'operazione avrete un succo di pomodoro abbastanza liquido, poiché la parte densa rimane nel passino e solo una parte di questa passa attraverso la maglia. Per ottenere invece una salsa di pomodoro ottimale dovrete utilizzare un passaverdure. È costituito generalmente da 3 parti: il passaverdure in sé, il filtro e la parte con la lama rotante. Quando lo si assembla bisogna fare attenzione alla molla. Premendo sulla parte centrale si riuscirà ad infilare la struttura con la lama rotante all'interno del passaverdure. Quando possibile vi consiglio di utilizzare i piedini forniti con il passaverdure che servono a bloccarlo sul contenitore. In questo caso si può svuotare tutta la lattina di pomodoro all'interno del passaverdure e cominciare a ruotare la leva superiore. In questo modo i pomodori finiranno sotto la lama e in automatico verranno pelati. Se ci fate caso, ho scelto il filtro con i buchi più grandi, perché a me piace che qualche seme rimanga nel pomodoro. È di estrema importanza poi raccogliere la parte rimasta attaccata al filtro, perché questo è il concentrato di pomodoro, è quello che darà al pomodoro quella consistenza non liquida, quella tipica del pomodoro che vedete in pizzeria. Questo è il risultato. Ora, per ogni lattina di pomodoro dovete aggiungere un cucchiaino di sale, che equivale a circa 8 grammi. Questo è importante perché non andrete ad aggiungere il sale sulla pizza, quindi il pomodoro deve essere salato. Poi c'è un trucco: se volete rendere la passata di pomodoro più fresca, più profumata, basterà aggiungere del basilico fresco tritato. Fatelo a mano chiaramente, mescolate per bene il tutto in modo da rendere la passata di pomodoro profumata e saporita. Infine, per quei pomodori particolarmente acidi non consiglio di aggiungere dello zucchero, ma semplicemente una puntina di bicarbonato di sodio. Ed ecco il risultato finale. Come vedete, il pomodoro non è liquido, ha quella consistenza tipica del pomodoro della pizzeria, ci sono i semi che esaltano la genuinità e c'è il profumo e la freschezza data dal basilico. Allora, prima di salutarci, ricordatevi di mettermi un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti dislike. Lasciate un commento e fatemi sapere le domande per i prossimi video. Ricordate che c'è il mio nuovissimo canale Telegram Gigio Pizza. Cercatemi come Gigio Pizza oppure andate su t.me/Gigio Pizza. Il link è qui in basso. Mi trovate su Facebook come Impasto in Fuga e su Instagram sempre come Gigio Pizza. Ricordate il mio corso in inglese su Udemy, The Art of Pizza Making. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!